Ci sono ricette che sono veramente di una semplicità estrema e quella di oggi è una di queste. Andremo a fare l'arrosto in casseruola. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno naturalmente di una casseruola. Questa casseruola deve essere di piccole dimensioni perché deve contenere precisamente il pezzo di carne che andiamo a mettere. Questa è una ricetta che noi andiamo a eseguire con soli 3 ingredienti. Abbiamo bisogno della carne, abbiamo bisogno dell'olio e abbiamo bisogno del sale. Basta, non dobbiamo mettere assolutamente più niente se non un goccino d'acqua ogni tanto per non far bruciare il fondo di cottura. È una preparazione molto semplice, ma abbiamo bisogno di tempo. Impiegheremo 2 ore per cuocere perfettamente l'arrosto, perché metteremo la fiamma al minimo, ma soprattutto perché poi noi vogliamo un arrosto che sia tenero, ma non dico tenero, deve essere tenerissimo. Naturalmente il video non durerà 2 ore, andrò a estrarre i momenti salienti della cottura della carne, però seguitemi fino alla fine perché poi vedrete come è l'effetto finale con l'impiattamento. Andiamo! Per fare questo arrosto, che si chiama anche arrosto morto in casseruola, il pezzo di carne che io utilizzo è la punta di petto di vitello. Questo è un pezzo che il macellaio mi ha un poco sagomato, ha tolto gran parte del grasso sulla parte inferiore. Questa carne la andiamo a cuocere nella pentolina. Va messo un bel po' di olio sul fondo della pentola perché la carne non deve essere bollita, ma deve soffriggere piano in abbondante olio. Quando poi la carne sarà cotta, si sarà formato un bel sughetto, quell'olio che è in eccesso, che naturalmente le dà solo untuosità, questo lo andiamo a togliere e magari lo possiamo utilizzare per qualche altro scopo. La cosa importante è che durante la cottura non ce ne dobbiamo andare, dobbiamo sorvegliare continuamente, il fuoco deve essere al minimo e aggiungiamo un goccino di acqua per volta per fare in modo che non si bruci la carne e che non si attacchi sul fondo. La carne per il momento non la andiamo a salare e la mettiamo nella pentola. Si chiama arrosto morto in casseruola perché la casseruola contiene giusto il pezzo di carne, proprio come se fosse una bara. All'inizio facciamo rosolare da tutti i lati la carne a fuoco vivo. Questo ci serve per farla sigillare. Quindi tutti gli umori della carne rimarranno all'interno e non andranno a disperdersi nel sughetto. Ora che è ben rosolata la possiamo salare abbondantemente. E aggiungiamo un pochino di acqua, ma veramente poca per volta. Ecco. A questo punto abbassiamo la fiamma al minimo, mettiamo il coperchio e iniziamo questa lunga cottura. Dopo mezz'ora giriamo la carne. Nella pentola c'è ancora tanto liquido, quindi non aggiungiamo altra acqua. Copriamo e facciamo cuocere ancora. Mancano appena 10 minuti alla fine della cottura della carne, quindi quasi sono passate le 2 ore.
Adesso io continuo a farla sobbollire lentamente nell'olio, però tolgo il coperchio, appunto per far un po' ritirare il sughetto. Questi sono i 10 minuti più delicati, veramente ci vuole un attimo per rovinare il sughetto, quindi non mi muoverò da vicino alla pentola e poi ci vediamo dopo quando è finita completamente la cottura. La carne è cotta, è morbidissima e la andiamo a mettere in una ciotolina coperta con della carta argentata e la facciamo raffreddare. Il sughetto è perfetto, spegniamo e facciamolo raffreddare. La prima cosa che faccio è vado a separare l'olio dal fondo di cottura. Ho messo la pentolina un poco inclinata per facilitare questa operazione e ora delicatamente vado a colarmi l'olio. Sono 74 millilitri. Quest'olio io lo metto da parte, non lo butto, farò magari un sugo oppure lo utilizzerò per condire le patate da fare al forno, insomma questo qui lo utilizzerò in un altro momento, quindi lo mettiamo via. Possiamo quindi considerare questo piatto un piatto dietetico. E questo è il sughetto che abbiamo ottenuto, questo è il sughetto che noi andremo a mettere sul nostro arrosto. Affettiamo adesso la carne. La tagliate in fettine molto sottili. Disponiamo le fettine di arrosto sul bordo del piatto. Ci mettiamo sopra un poco di salsina. Il nostro arrosto è pronto.